Lumos malandrini, come state? Spero tutto bene. Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi andiamo ad unboxare i primi 3 fascicoli della collezione Harry Potter The Collection, pubblicata da Gazzetta dello Sport e che esce più o meno ogni 15 giorni di sabato. Almeno nella mia zona funziona così, nelle vostre? Boh, non ho idea, però credo che sia così in tutta Italia? Non lo so. Sono troppo vecchio per ste cose. Ci ho messo un po' di tempo a fare questo video perché recuperare la prima uscita di questa collezione non è stato proprio semplicissimo. Praticamente quando è uscito il primo fascicolo in edicola mi sono recato nella mia edicola di fiducia, ho chiesto avete Harry Potter The Collection e la risposta è stata no, lo abbiamo finito. Bene, allora recuperami il primo fascicolo appena ti arriva. E non è proprio semplicissimo, a quanto pare è andato fuori produzione, cioè praticamente il mio edicolante non riesce più a recuperare il primo fascicolo e al terzo fascicolo, uscito tipo sabato scorso mi sembra, sto registrando il 31, il sabato prima non era ancora arrivato. E quindi che si fa? Io il video lo devo fare in qualche modo. Bene, decido di comprarlo su eBay. Mai cosa fu più sbagliata. Vado su eBay, scrivo quello che devo scrivere e trovo il primo fascicolo a 100 euro. Cosa? Cioè, sto coso qua, vi faccio vedere, costa 7 euro e 99 centesimi. Secondo quale logica lo dovete mettere in vendita a 100 euro? 100 euro? Ma siete pazzi? È una di figure di Harry Potter, tra l'altro neanche fatta benissimo, e voi riuscite a venderla a 100 euro. Complimenti, complimenti. 100 euro, 50 euro, 70 euro, ma dei prezzi folli per recuperare sta prima uscita. Cioè, ma è possibile che se uno si dimentica di andare in edicola un giorno a prenderla, ci sta che un edicolante venda tutte le copie, ma non che voi andate nelle edicole e comprate tutte le copie che ha quell'edicola, fate andare tutto fuori produzione e poi rivendete la vostra copia a 100 euro. Ma voi siete dei pazzi di merda. Meno male che un santo, penso che fosse un edicolante anche lui, l'ha messa in vendita a tipo 10 euro, 11 euro, non mi ricordo quanto l'ho pagata. Tra tutto forse sono arrivato a 15 euro con le spese di spedizione, che è un prezzo accettabile. È un prezzo accettabile in confronto a 100 euro più spese di spedizione. Voi siete pazzi. Cioè, meno male che l'ho recuperata da questo cristiano, perché se no ero senza il numero 1 della collezione. Questa cosa a me, scusate, mi manda fuori di testa, non è possibile. È la stessa storia delle carte di Pokémon, Magic, One Piece. Si vanno a comprare tutti i pezzi, li fanno andare fuori produzione e poi ovviamente chi ce l'ha triplica, quadruplica il prezzo, però è un ragionamento che io non condivido. Fortunatamente sono riuscito a recuperarlo ad un prezzo decente ed oggi ci apriamo i fascicoli 1, 2 e 3. Allora, fascicolo numero 1 con la figure di Harry dentro questo box di cartone con un lato trasparente, così lo possiamo vedere meglio. Solito giornale di accompagnamento e adesso lo andiamo a... Ok. Vediamo un po' come sono fatte queste miniature. Ok, beh, oddio, non sembra realizzato proprio male, a vederlo così. Sicuro 100 euro non li vale. Vale i suoi 8 euro. Già 15,99 per gli altri fascicoli è un tantino esagerato, però ce lo accolliamo. Bello. Io non ho più il fisico per fare queste cose. Ui, non cadere. Non so neanche di che materiale sia fatto. Ah, c'è lo scotch. Eccolo qua. Devo ammettere che tutto sommato alla fine è fatto anche abbastanza bene. Gli occhi, ahimè, sembrano azzurri a vederlo così. Adesso poi non so se nel video si vedrà meglio, però a vederli così
sono azzurri e sappiamo che Daniel Radcliffe li ha azzurri, però nei libri Harry li ha verdi, quindi... Però se è legato ai film comunque ci sta che siano azzurri e non verdi. Ha la classica sciarpa di Grifondoro e... per quello che costa alla fine ci sta per 7,99 € e una miniatura fatta abbastanza bene. Sotto troviamo questo tappeto di velluto con la scritta Harry Potter che certifica che è un prodotto autentico ed è un bell'articolo comunque da esposizione o da esporre sulle vostre librerie a tema Harry Potter. Approvato. E poi abbiamo il giornale che diciamo c'è con ogni fascicolo. Carta d'identità. Che cacchio, wow, bello. Praticamente credo che sia tipo una sorta di guida del personaggio, praticamente. Carta d'identità c'è pure scritto. Pensate che furbo. Una cosa abbastanza interessante, dai. Adesso se non mi rompo una gamba a furia di stare in ginocchio, andiamo ad aprire il secondo fascicolo in cui troviamo la miniatura di Hermione Granger. Eccola qua. Come nell'altro fascicolo abbiamo il cartellone gigante con scritto 15,99 col prezzo, il libricino con la carta d'identità di Hermione e la miniatura. Facciamo un po' più veloce, che dite? Diffindo! Anche per Hermione abbiamo il personaggio, la base nera con il tappeto in velluto sotto e la scritta Harry Potter. Anche lei presenta gli abiti dei primi 2 film praticamente, con questa cravattona con le righe giganti, praticamente lo distingo per quello, perché nei film dopo ha le righe più piccoline la cravatta, ed è... Ok, è resistente, quello sicuramente. Stavo dicendo che anche lei è fatta molto bene, anche lei è vestita praticamente con gli abiti dei primi 2 film, lo si riconosce perché la cravatta ha le righe giganti, mentre dal Prigioniero di Azkaban in poi hanno delle righe dorate sottili rispetto a quelle dei primi 2 film, e quindi hanno ripreso, penso, per i primi 3 personaggi tutta la stessa grafica, perché poi vedo che in realtà nelle altre uscite c'è tipo Hermione versione ballo del ceppo, c'è Silente senza il cappello come lo vediamo praticamente nel Principe Mezzosangue, quindi avranno più versioni i personaggi, credo. Hermione è stata realizzata con i libri di testo in mano ed è in una posa abbastanza statica, però nice, ci sta. E anche per Hermione troviamo la carta d'identità magica in cui ci sono scritti i suoi dati e c'è una fotografia di lei che prepara la pozione polisucco in Harry Potter e la Camera dei Segreti. Nel terzo ed ultimo fascicolo troviamo Ron Weasley, il nostro rosso preferito. Oh, vedi di non cadere, Oh, guarda che bello Ronny. Wow. Fatto bene pure lui. Ronald Bilius Weasley. Devo ammettere che hanno fatto un bel lavoro per adesso. Forse un po' esagerato il prezzo, però a ripensarci neanche troppo, perché il materiale sembra abbastanza decente. Prima mi è caduta Hermione, praticamente non si è fatta nulla perché poteva tranquillamente andare in 1000 pezzi e non è successo. Anche lui raffigurato in stile pietra filosofale, Camera dei Segreti, e come Harry, a differenza di Hermione, ha la bacchetta in mano. Devo essere sincero, quando ho letto che costavano 15,99 ho storto un po' il naso perché pensavo fosse la classica cagata di plastica, diciamo non senza valore, che però fosse fatta un po' così giusto per vendere. Però dopo averli aperti effettivamente 15,99 forse è persino poco. Non aumentate il prezzo, vi prego. Non è un prezzo esagerato rispetto a quello che stai comprando. Il rapporto qualità-prezzo non dico che sia ottimale, però c'è di peggio in giro. Collezioni che costano uno sproposito e poi alla fine non hai niente. Invece in questo caso, secondo me, tra tutto ci sta. Sono tanti numeri, comunque, come vi dicevo prima, è abbastanza impegnativa come collezione, però pensavo fossero fatti peggio. Invece, per adesso, almeno i primi 3 fascicoli mi hanno convinto abbastanza, a parte per il prezzo esorbitante nel trovare Harry. Tra l'altro, non l'avevo notato prima, ma Ron ha la bacchetta scotchata. Adesso non so se prima lo avete visto quando ho fatto vedere il personaggio, però c'è tipo un filino di colore più chiaro che penso che sia lo scotch. A questo punto mi viene da pensare che se nei fascicoli questi qua
c'è la fotografia di un determinato film, penso che quello sia il film da cui si sono ispirati per creare i personaggi, perché se qua c'è Ron versione Camera dei Segreti, quindi se c'è una scena di Ron nella Camera dei Segreti è la conferma definitiva. Adesso. Sì, è la scena in cui fanno volare i muffin pieni di pozione soporifera, lì come si chiama. Sì, quindi praticamente questa raffigura la scena del film a cui si sono ispirati per creare i personaggi. Beh, ci sta, così almeno se uno non capisce da che film sono tratti lo può capire da quello. Penso che il mio ragionamento sia sensato. E anche qua abbiamo la carta d'identità di Ron con tutti i suoi dati e la foto. Bene cari malandrini, il video finisce qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete acquistato questi fascicoli di Harry Potter The Collection, se state facendo la collezione oppure ci avete rinunciato a causa del prezzo che magari per qualcuno può essere anche un pochettino elevato. Secondo me, dopo aver visto queste figure abbastanza da vicino, sono del parere che sì, è un prezzo un po' alto, però per come sono fatte è giusto, perché alla fine una cosa del genere non la puoi far pagare magari troppo di meno. Detto questo, per oggi è tutto, io vi saluto e vi auguro una buona continuazione. Nox!